Purtroppo ho avuto notevoli difficoltà a trovare il commutatore originale CEV per lo stornello. Poiché il faro che ho comprato ne era sprovvisto, ho provato a cercare sul web semplicemente il commutatore originale. Alcuni siti vendevano questo che potete vedere alla mia destra come commutatore CEV originale per lo stornello. Purtroppo così non è. Potete vedere come rispetto al diagramma originale, quello a sinistra, ci siano delle differenze. Ad esempio, in questo commutatore, questa piastra non si trova in posizione verticale, ma in posizione obliqua, mentre invece nel commutatore spacciato per originale, questa piastra si trova in verticale. Inoltre, come potete vedere, qui a sinistra questa piastra presenta due switch, uno in posizione di chiave inserita, uno in posizione chiave disinserita, mentre invece in questo commutatore qui la posizione è una sola per chiave inserita. Con alcune piccole modifiche è stato possibile adattare questa piastra all'impianto elettrico dello stornello. Vediamo che modifiche sono state effettuate. Adesso disegnerò uno schema semplificativo di quella che è la piastra adattata CEV. Non appena inseriremo la chiave, la piastra collegata direttamente con la 5 si connetterà alla posizione 2. In questo caso, seguendo quelle che sono le istruzioni da manuale, possiamo individuare come 5 la connessione a massa, una qualsiasi massa che può essere il faro o il telaio, mentre invece la 2 sarà il negativo della batteria, ovvero il cavo bianco. Benissimo. Il commutatore originale, però, aveva una seconda posizione qui, ovvero una volta inserita la chiave, staccava il grigio proveniente dalla bobina alta tensione da quello che è la massa del telaio. Questo serviva per evitare l'accensione della moto in assenza dell'inserimento della chiave. Per fare ciò è stato necessario aggiungere un contatto in posizione opposta a questa piastra, che chiameremo in questo caso 9, connesso al grigio proveniente dalla bobina alta tensione. In questo modo, una volta inserita la chiave, la massa del telaio si staccherà dalla posizione 9, quindi dal grigio alta tensione, e si collegherà alla 2, ovvero al bianco della batteria, al negativo. Per poter far capire meglio come funzionano le tre posizioni della chiave, inserita in senso orario e inserita in senso antiorario, adesso farò un piccolo schema. Schematizzando molto velocemente la piastra nella posizione superiore, quella non visibile all'interno del faro, troveremo un oggetto molto simile a questo. Potete vedere che ho disegnato tre simboli diversi, delle linee, dei pallini e delle X. Le linee corrispondono alle posizioni dei tre pin del commutatore quando la chiave è in posizione neutra, ovvero inserita ma né ruotata in senso orario né in senso antiorario. In questa posizione i tre pin non saranno connessi con nessuno dei rispettivi cavi. Quando gireremo la chiave in posizione oraria, connetteremo questi tre pin insieme, i pallini. In posizione antioraria, invece, connetteremo le X. Osservando il manuale stesso e i diagrammi, è possibile risalire a quelle che sono le connessioni dovute a queste tre posizioni. In posizione verticale, quindi a chiave inserita ma non girata né in senso orario né in senso antiorario, il grigio si scollega da quella che è la massa, quindi sarà possibile accendere la moto. Il negativo della batteria si collegherà alla massa del telaio, permettendo quindi di ricaricare la batteria stessa e di utilizzarla. Il rosso proveniente dall'alternatore sarà staccato e non alimenterà nulla. Il verde proveniente dall'alimentatore alimenterà la batteria, passando prima per la bobina impedenza e il diodo raddrizzatore, e tramite fusibile lo stop posteriore e la tromba. Inserendo la chiave e girandola invece in senso orario, il rosso, proveniente dall'alternatore, risulterà staccato e non alimentare nulla. Il verde, sempre passando prima per la bobina impedenza e per il diodo raddrizzatore, alimenterà la batteria che, sempre tramite fusibile, alimenterà stop e tromba, mentre invece alimenterà direttamente luce posizione anteriore e luce posizione posteriore. Per quanto riguarda invece la posizione antioraria, quindi inserendo la chiave e girandola in verso antiorario, il verde proveniente dall'alternatore risulterà staccato e non alimenterà nulla.
Il rosso, invece, sarà collegato al diodo raddrizzatore e quindi alla batteria, la quale a sua volta è collegata allo stop e alla tromba, mentre invece alimenterà direttamente, senza passare per il diodo, la luce abbagliante o anabbagliante, quindi il devio luci, e la luce della posizione posteriore. In precedenza ho nominato due modifiche da effettuare alla piastra. La prima modifica è quella detta in precedenza, ovvero l'aggiunta di un secondo pin in grado di permettere di scollegare il grigio dalla massa quando si inserisce la chiave e di collegare direttamente la massa del telaio al negativo della batteria. La seconda modifica consiste nel separare questi due. Osservando la configurazione stessa del commutatore, è possibile notare come questi due siano collegati da un sottilissimo lembo di ottone. Sarà sufficiente tagliare questo e rendere quindi indipendenti questi due contatti. A questo punto potremmo nominare anche questo come 10 e sarà possibile collegare tutti i contatti come segue. Come potete vedere, abbiamo collegato tutti i fili ai rispettivi numeri. In questo modo sarà possibile ottenere quanto detto in precedenza, ovvero inserendo la chiave sarà possibile staccare la massa, la 5, dalla 9, cioè dal grigio, e collegarla al 2, senza accendere nessuna luce. In questo modo però il 6, che è ponticellato direttamente al numero 8, sarà comunque connesso alla batteria, lo stop e la tromba. Quindi sarà possibile alimentare e caricare la batteria semplicemente inserendo la chiave e avere a disposizione il fanalino dello stop e la tromba. Girando la chiave in posizione oraria, invece, il rosso non risulterà collegato a niente, mentre invece il verde risulterà collegato alla batteria, quindi allo stop e alla tromba, e alle luci di posizioni sia anteriori che posteriori. Girando invece la chiave in senso antiorario, il verde risulterà comunque collegato a quello che è la bobina al raddrizzatore, la batteria stop e la tromba. Quindi la batteria sarà comunque in carica e sempre dal cavo verde. Mentre invece il cavo rosso alimenterà l'abbagliante e l'anabbagliante e la luce posteriore. Questa configurazione risulta leggermente diversa da quello che è l'originale. Questo perché il cavo verde alimenterà sempre e comunque batteria stop e tromba, indipendentemente dal fatto che sia connesso o meno alle luci di posizione anteriori e posteriori, mentre invece il cavo rosso non alimenterà mai la batteria, indipendentemente che sia connesso alle luci abbagliante-anabbagliante o meno. Purtroppo non sono riuscito a trovare una soluzione migliore con questa piastra per poter staccare e attaccare verde o rosso alla bobina in funzione delle necessità. Ho comunque provato questa soluzione sullo stornello e non ha provocato alcun problema.